Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi facciamo un altro esercizio di ascolto e analisi del vocabolario. Ho scelto di guardare insieme a voi delle interviste alle giocatrici della nazionale di pallavolo. Sono delle interviste a caldo, subito dopo la finale del mondiale che hanno vinto, e quindi è un modo di parlare molto spontaneo, informale, ricco di modi di dire, espressioni idiomatiche e vocabolario un po' colloquiale. Iniziamo dal primo estratto, che è quello in cui parla la capitana della squadra, che si chiama Anna Danesi. Capitana! Com'è, Anna? Perché se a noi scoppia il cuore io non so immaginare cosa ci sia lì adesso nel tuo in questo momento. Prova a dirmi la prima cosa che batte lì dentro. Beh, orgoglio, ma ce ne sarebbero veramente tantissime di parole da dire. Il giornalista chiama Capitana e lei risponde Eccomi, eccomi. Non lo dice al microfono, però si sente comunque questo uso di ecco più il pronome. Ecco è una parola che utilizziamo per presentare qualcosa oppure noi stessi. In questo caso lei sta arrivando al microfono e dice eccomi. Il giornalista continua e chiede com'è? Questo è un uso tipico nel nord Italia. Com'è? Generalmente significa come stai, come va? Prova a dirmi la prima cosa che batte lì dentro. Qui usa il verbo battere perché sta parlando di cuore, quindi il cuore che batte, usa questa metafora. Lei risponde, beh, orgoglio, ma ce ne sarebbero veramente tantissime di parole da dire ancora. Allora, qui c'è l'uso di beh, questa esclamazione, beh, in questo caso si capisce anche un po' dal tono, come a dire sicuramente l'orgoglio è la prima cosa che provo, ma ce ne sarebbero veramente tantissime di parole da dire ancora. È il classico uso del ne partitivo. Ce ne sarebbero tantissime di parole, quindi qui fa una ripetizione da dire. Vediamo adesso invece che cosa dice Paola Egonu. Sì, sono veramente fiera perché credo che comunque oggi si vedesse che fossimo cotte, però siamo rimaste sul pezzo, ci siamo aiutate e abbiamo dimostrato di essere letteralmente una squadra con la S maiuscola. Sono veramente fiera perché credo che comunque oggi si vedesse che fossimo cotte. È interessante l'aggettivo cotte. Questo è un colloquialismo che significa stanchissime. Quando una persona dice oggi sono cotto, oggi sono cotta, significa che è estremamente stanca. Però siamo rimaste sul pezzo. Siamo rimaste sul pezzo, cioè siamo rimaste concentrate su quello che dovevamo fare. Ci siamo aiutate e abbiamo dimostrato di essere letteralmente una squadra con la S maiuscola. Questa espressione con la S maiuscola, che poi si adatta in base alla parola che si usa, significa che abbiamo dimostrato di essere una grande squadra. Per esempio posso dire lei è un'amica con la A maiuscola, significa che è una grande amica. Spesso si sente anche dire lei è una donna con la D maiuscola, quindi è una grande donna, oppure lo stesso per un uomo, quindi lui è un uomo con la U maiuscola, quindi un grande uomo. È un'espressione molto usata per dare importanza al sostantivo di cui si parla. Ascoltiamo ora che cosa dice Alessia Orru. Alessia, se ieri era infarto oggi non lo so. Ascolta, l'abbiamo portata a casa. Non era importante come, ma è arrivata. Ascolta, l'abbiamo portata a casa. Non era importante come,
ma è arrivata e questa è la cosa bella. L'abbiamo portata a casa. Questa è un'espressione molto usata soprattutto in ambito sportivo perché significa abbiamo vinto. Fa riferimento alla vittoria, quindi abbiamo portato la vittoria a casa, però si usa l'espressione con il pronome la, quindi l'abbiamo portata a casa. Vediamo ora l'ultimo estratto e sentiamo che cosa dice Miriam Silla. E in questo caso lei sta parlando delle avversarie. Loro hanno lavorato sodo, ci hanno studiato molto bene e volevano metterci i bastoni tra le ruote e farci cadere. Noi l'abbiamo scampata, quindi benissimo. Loro hanno lavorato sodo. Lavorare sodo significa lavorare intensamente, lavorare tanto. Ci hanno studiato molto bene e volevano metterci i bastoni tra le ruote e farci cadere. Mettere i bastoni tra le ruote significa ostacolare. Volevano impedirci di vincere. Volevano metterci in difficoltà. Noi l'abbiamo scampata, quindi benissimo. Scampare un pericolo, di solito, significa evitare un pericolo. Quindi noi abbiamo evitato le difficoltà, abbiamo superato gli ostacoli. Fatemi sapere nei commenti qui sotto che cosa ne pensate. Grazie per aver guardato questa lezione e io vi do appuntamento alla prossima. A presto, ciao!